Ciao Monica, abbiamo iniziato per Barbara, benvenuti. Ciao. Abbiamo sentito i suoi punti, connettiti più profondamente ascoltando la mia voce che conta da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo. Come la vedi? La vedo davanti al frigorifero della sua cucina. Apre la porta del frigorifero e all'interno, anziché esserci il cibo, anzi fra il cibo, vedo che esce dal cespo di un'insalata, escono le entità, le sue interferenze. Ok. L'autorizzazione te la dà, sì. Eh sì, ha avuto questo moto di ribrezzo, no? Si è un po' ritirata, no? Allontanata dal frigorifero. Quindi ha detto sì con una certa agitazione, apprensione. Ma l'agitazione è dovuta al fatto che adesso dobbiamo parlare di cose che le danno fastidio e questo fastidio è maggiore del desiderio di liberarsene, perché se no chiudiamo qui. No, 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 non è maggiore. Però è anche un suo modo di approcciare ehm, le cose, le novità. Quindi anche magari con un po' di ansia, che poi è un misto, fra un'ansia e un entusiasmo. Ok. Entità eteriche, vediamole. Dal frigorifero, appunto lì accanto all'insalata, lì, c'è un serpente Mhm, sibilante, mhm, tipo un cinghiale. Questo cinghiale è del secondo universo. Um, mm, C'è un ragno, cammina sopra l'insalata. Nero. Se ci vado più vicino, le zampe non sono veramente nere, perché è come se fossero dei segmenti alternati, più chiari e poi più scuri. E il corpo. Sì, nero. Ma un ragno delle cantine, un ragno dei boschi, si chiamano crociati in Europa, non so, in altri posti, una vedova nera, un ragno con le È zampe sottili, di già più quelle vicino a una vedova nera. quindi non grosso, con la panciotta tonda, le gambe non lunghissime e molto velenoso. Mm, così. Di che universo è il ragno? Questa è un'arachnide, Mm, ma arachnoide, anzi, per no. arachnoide. Mm, Beh, mm. anche arachnide. Sì, ok, arachnide sarebbe proprio. Sto per insetto, ma non è un insetto il ragno, è un animale. Ah, Poi, allora, il cinghiale l'ho già detto. Mm. Una pantera. Poi ci sono Odino e Zeus, Odino un po' più ehm, al buio, diciamo, ecco, un po' più nascosto. quanti DL? 3. Beh, c'è un bello stuolo, eh. E entità mentali. Ah, me lo fa come cantilena, come filastrocca. Mm? Mi dice, aspetta, che me la son persa, me l'ha fatta vedere. Angin Go, Allora, 3 civette sì, sul comò. sì. Vanità, incomprensione, sottomissione. Vanità, incomprensione, sottomissione, così, no? Ok,
te le ho scritte. Vanità numero 3, incomprensione 4, sottomissione. 5. Vanità. Perché? È sarcastico. È sarcastico perché è esattamente l'opposto e fa riferimento alla sua bassa autostima, alla sua autosvalutazione, alla sua insicurezza, e questa entità mentale, producendogli queste sensazioni, fa sì che di fatto lei si crei sempre delle situazioni di vita che vanno a confermare questo fatto che lei vale poco, che non è in grado di portare avanti gli studi, che non è in grado di avere un buon lavoro. Quindi questa è la Incomprensione. Lei si sente incompresa, si è un po' sempre sentita incompresa, un po' fuori contesto, sia nell'ambito familiare, nell'ambito anche sociale. Questo secondo me da sempre. Adesso, se vogliamo, ha più un senso perché lei è più consapevole, ha compreso molto e quindi ovviamente si sente che non può più di tanto condividere alcuni contenuti, alcuni modi di sentire con la maggior parte delle persone. Però di fatto è come se ci fosse sempre un senso di povera me, non sono capita. Ma prima lo era di più, secondo me. Perché mi fa Sottomissione. vedere anche un 7. Ci sono stati dei momenti in cui era 7 perché si sentiva proprio sola, incompresa. Sottomissione. E il sottomissione è 5 e mi fa vedere una sottomissione psicologica, fisica, per cui di fatto si incastra in situazioni in cui le persone la prevaricano e la reprimono, la schiacciano, no? Proprio come se fosse un insetto. Quindi la nonna e i fidanzati. La battono, sai, proprio come fosse un insetto. Un po' la Eh, perseguitano come un La insetto, magari. ciabatta, con gli insetti Mm, con la ciabatta. mm. Il non Vibraz- rispetto che si porta un insetto. Ecco. Vibrazione. 17 miliardi. Consapevolezza. 151%. PS. 46. Vite precedenti. 2114. Cervello. 7.1. Nome del progetto. Diet Coke. Perché? Diet Coke. Mi fa vedere questa bibita apparentemente venduta come innocua, anzi forse no, come senza zuccheri, eccetera. In verità poi piena di veleni. Più subdola rispetto alla classica bevanda, no? Mhm. Mm. Quindi con una facciata che è l'opposto del contenuto. Mm. Sì, Una bella casa e dentro gli orrori. sì. Va bene, vediamo un po' i ragni. Chiamiamo il ragno. Come si presenta? Si presenta improvvisamente? Si presenta con un frame, un'immagine proprio flash di lei nella culla,
è lui che le cammina, le passeggia sul corpo, dalla testa scende giù verso i piedini. È È successo enorme davvero? ovviamente rispetto a lei, È in eterico? è in eterico. Come si chiama? Cork, Con Gork. la K finale? Sì. Ok. È il capo? Sì, però me lo fa vedere che ha come sudditi gli scarafaggi, perché li vedo tutti intorno che brulicano sulla, come si può dire, sul bordo della culla. Cioè, vabbè, lui è sopra gli scarafaggi, ma rispetto al cinghiale del secondo universo? Mm, no, è sotto, Rispetto alla pantera? sotto. Quindi conta un K. E allora, Qual è? per la gerarchia che abbiamo noi, no, però per l'impatto psicologico che ha avuto e che poteva avere su di lei, conta tanto. Qual è il compito di Gork? Guarda, me lo fa vedere proprio come, forse l'abbiamo già visto altre volte, come un animale, perché abbiamo detto, no? Non è un insetto, è un animale, che ha in sé anche delle caratteristiche, mm, come si può dire, robotiche. Quindi me lo fa un po' vedere non solo come entità eterica, ma come strumento utile durante le abduction, e quindi proprio come una sorta di, un drone, ecco, in un certo senso. Quasi un Ha la stessa drone di terra. composizione. Ecco. Ok. Esotericamente parlando, da dove nasce il detto se uccidi un ragno, uccidere un ragno porta sfortuna? Quindi lasciamo vivi i ragni. Dal secondo universo, che ovviamente vuole difendere se stesso. Ci sono appunto gli aracnoidi del primo universo, però vedo che ci sono anche dei ragni del secondo universo. E uccidere un ragno, cioè i ragni portano soldi, ucciderlo quindi vuol dire rifiutare una fortuna imminente? Stessa domanda. Per crearci, diciamo così, un alibi a non uccidere il ragno, che chiaramente poi non si riferisce al ragno reale, si riferisce appunto, è un po' difficile da spiegare questo concetto, perché simbolicamente rimanda comunque molto spesso al secondo universo e quindi il secondo universo è spesso legato alla materia, al denaro. Mhm. E gli esseri umani insomma sono molto sensibili a questo, no? Quindi il monito di non uccidere un ragno così avrai i soldi è come un stringi un patto costante con il secondo universo, fai in modo che il denaro sia molto importante nella tua vita al punto da esserne tu schiavo. Ok, Monica, se hai voglia, toccalo questo ragno, questo Gork. Saggia nell'essenza. Dimmi, PS? No, però adesso non capisco perché non riesco più a distinguere se è un'entità eterica del primo universo o del secondo universo. In ogni caso, chiaramente no, non ha PS, però ha una parte eterica ma di un oggetto, cioè tanto comunque tutto è spirito, ok? Qualunque cosa esistente in questa matrix è spirito, quindi ha quel tipo di spirito.
un che è il programma? soffio vitale, sì, è assolutamente solo un programma. Riesci al mio schiocco di dita, a vederlo così come dovresti vederlo? Se è un programma, dovresti vederlo con delle sembianze di programma. E vediamo come lo vedi. Vuoi? Un transistor. Lo vedi già così. Sì. Chip. Sono dei chip Sì. lungo le gambe. Ecco, mi fa vedere solo un chip centrale e il resto ha una qualità olografica. È una proiezione, un ologramma. Ok. Barbara lo vede così. Alcuni momenti è riuscita a vederlo così, sì? Adesso lo vede così. Sì, io dico proprio di sì. Ok. Lei ne ha Torneremo tutte le capacità. sull'arachnoide, torniamo poi un po' più in là. Bene, tutti i disturbi del sonno di Barbara. Barbara dice: non ho mai dormito decentemente in vita mia. Incubi, sonnambulismo, sogni a occhi aperti e concetti legati agli alieni che tornano dall'infanzia a oggi. Mm-mm. Alieni non specificati come grigi, biondi, rettili, insetti. Alieni. Gli alieni arrivano, mi prendono questa notte. Numero, se ci sono, di abduction che ha avuto dallo 0 ai 10 anni. 117. Dai 10 anni a oggi. 312. Perché poi lei non è che si presta sempre. E poi, guarda, allora tu mi hai fatto la domanda sulle abduction e io ti ho risposto a questa. Però in verità su di lei la cosa è un po' più particolare. Non è proprio l'abduction tradizionale, perché io vedo che è più un controllo di lei nel sonno. È come se loro volessero controllare. Allora, il suo cervello che abbiamo visto non è tanto alto, perché tanto adesso lo andiamo a vedere, c'è un impianto di quelli abbastanza potenti. Impianto che è stato messo in una delle abduction quando lei era piccola e poi mano a mano potenziato, che serve appunto perché lei ha sicuramente delle qualità mh, interessanti per ciò che riguarda il suo rapporto con le energie sottili e sulle, la facoltà di premonizione. Mm. Quindi di fatto loro sono più che interessati a fare una vera e propria abduction, a controllarle, specialmente durante il sonno, come funziona il suo cervello e a condizionarlo. Mhm. Sono più, non so come dirti, ehm, lei non viene portata da un'altra parte. Lei vedo che rimane nel suo letto, è più un controllo a distanza. Anche per quello lei non è che ha il terrore, per esempio, no, delle figure degli alieni, ma ha disagio a sentire parlare del discorso abduction. Mi fa vedere che più che altro è un rapporto a distanza fra loro, in cui lei mh, è controllata attraverso tipo una stazione radio. Mhm. Quindi mi fa vedere lei nel suo impianto. Mh, Allora, l'impianto è come se lei fosse tipo, fai conto, il portaspilli, la sua testa, no? E sulla sua testa, che è il portaspilli, ci sono tutti gli spilloni. Mm. In verità questi spilloni sono le antenne, chiamiamo così. Mhm. Quindi antenne che ricevono messaggi e che trasmettono ovviamente messaggi, no? Quindi c'è il doppio passaggio.
e vedo che specialmente durante la notte riceve messaggi, ma anche riesce ad inviare messaggi relativamente alle sue capacità, relativamente ai suoi sogni, le sue capacità di contattare i disincarnati, di anticipare alcuni eventi. Ok, quindi vogliono anche in parte forse capire come fa per poterlo riprodurre, però siccome è una macchina umana più PS più PE, loro no, restano sempre un po' così, con Esattamente, tanti dati archiviati e schemi. precisamente così. Gli impianti, vediamoli. Questo l'abbiamo appena descritto, è quello mentale. Mhm. Poi mi fa vedere dei mega cerotti enormi. Un cerotto in zona addominale, quindi posto così in orizzontale, grandissimo. Un cerotto altrettanto grande che va ad unire le due ginocchia e un altro, sempre grande, per unire fra di loro i piedi. Bloccata, Bloccato. basta. Direi di sì. Ansia, panico, specialmente per gli studi. Causa esoterica, anche in vite precedenti se ci sono. Beh, intanto appunto la sua entità mentale è vanità, che come abbiamo detto è detta in senso ironico, perché di Mhm. fatto. Ehm, anche questa, anche l'altra, incomprensione, perché proprio il fatto di non sentirsi compresa fin da bambina, ehm, ovviamente le genera questo tipo di stato d'ansia, Mhm. perché non... Ci sono stati dei momenti in cui ovviamente era molto chiusa, perché si rendeva conto che comunicare non aveva nessun effetto buono, non ci riusciva a farlo. E quindi l'effetto poteva essere di grande agitazione, di ansia. Dio, Dio, ma non ce la farò mai a farmi capire. Mi fa vedere anche diverse vite precedenti, Mhm. un po' mortificanti. Per esempio. Questa proprio era un po' brutta, cioè dove ehm, lei puliva, le dicevano che non aveva pulito bene e che quindi la facevano mettere in ginocchio a pulire meglio. Proprio un po' Cenerentola sta qua. pesante questa. E, e che qua era, non so come spiegarti, era una schiava proprio, cioè lei era totale proprietà di questa famiglia. Che epoca? Mm. Se- no, aspetta un attimo, 1700, 1700. Il capofamiglia e la capofamiglia di questa famiglia che la possiede è per caso in questa vita in qualche ruolo? Mi fa O è vedere sta che solo di adesso? sì, la signora capricciosa, chiamiamola così, che era la sua datrice di lavoro, non saprei come definire comunque, ehm, che stava così a braccia conserte a guardarla mentre lei puliva e ripuliva sul pulito, è la nonna. Mm. Mm. Quella che le diceva che a scuola sarebbe andata male, vedete che bella nonna, che non capiva niente, che era un'asina, che non ce la faceva e quindi lei ha iniziato a lasciar perdere la scuola. Lei. Sono tutti morti i tuoi nonni, no? Vero Barbara? Questa è materna o paterna? Materna? No, paterna. No, no, dimmi di sì, paterna, ok.
E il capofamiglia? Mm, allora, il capofamiglia è uno dei suoi ex fidanzati, che vedo che è Perché lo stato sapevo. molto duro con lei, perché poi se vai avanti con questa vita, lei riesce ad uscire da questa ehm, schiavitù, riesce proprio a scappare. Ehm, e vedo proprio che è come se avesse cambiato il contratto che loro avevano stipulato e gli abbia dato un risvolto differente. Quindi lei non è stata di parola in questo contratto. Mm. È perciò che io vedo che questo contratto in qualche modo è stato di nuovo ripristinato. Mhm. Perché lei vedo che se ne va via, scappa via, però è come se non riuscisse a vivere questa libertà. Mi fa vedere che non più schiava, rimane schiava moralmente. Sì, sì, Perché succedeva comunque questo... spesso. E lo schiavo liberato non andava da nessuna parte. Eh, Chi nasce schiavo muore schiavo. Chi diventa schiavo no, può liberarsi. Va bene, e questo se l'è portato dietro. mhm, Illuminiamolo nel cluster, così ci portiamo un po' avanti. Occhio mm, di bue su questo specifico mm, contratto. mm, 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 mm. Sì. Eh sì, viene proprio fuori Slave e c'è, non so, lei qua era di colore infatti, e mi fa vedere proprio una serie di altri Viene abusata. schiavi. No, qua no, no. Cioè viene spesso picchiata, abusata in quel senso sì, abusata fisicamente sì, Pensavo sessualmente sessualmente. no, 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 Padroni bianchi? sì, sì, sì. Va bene, e cinema. Lei ha chiesto il nipote. Abbiamo un nipote. Ah, boh, mi dice per quello sono così legata al colore nero. Ah, buttala. Chiamiamo il nipote. I genitori, tutta la sua famiglia, tutti i suoi ex e tutti quelli che la conoscono, come si diceva una volta in televisione. Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Ma allora, lei di tutti i suoi ex, raccontandoceli così, ne ha salvato uno. Questo suo ex viene più in veste invece di un amico, come se di fatto fosse più un rapporto di amicizia. Mm, è quasi da non ritenere un suo ex, perché non le ha fatto fare un pezzo sentimentale, capito, romantico sentimentale. Mhm. Viene più da amico, come Gli immagine. altri vengono? Allora, ce n'è solo uno che entra a testa bassa, gli altri non sono entrati. Questo lo vedo coi capelli scuri e vedo che nasconde anche un po' il viso da questa specie di frangia, ciuffo, non saprei come definirla perché mi viene un po' a testa china, si siede in fondo a non voler disturbare. Mm. Lui viene. I genitori? Padre no? Mm. La madre, non so, mi viene tipo con un... come si chiama? L'ammazzamosche. Mhm. La Schiacciamosche. retina lì. Lo schiacciamosche. È venuta con questo schiacciamosche. Il nipote?
un po', non so, lo vedo un po' timido che si muove, sai, no? Un po' imbarazzato sulla sedia. Sta mangiando una caramella. Mm. Vabbè, apriamo il portale aureo. Si presentino tutti quelli che si vogliono presentare, tra i parenti di Barbara e non. Ma allora, i quattro nonni, io vedo che di fatto già le giravano abbastanza intorno, nel senso che lei diverse volte li ha visti, io credo sia nella veglia che nel sonno, o li ha percepiti. Non è detto che ne abbia visto la fisionomia, ma comunque ne ha percepito la presenza. Di tutti e quattro. La famosa nonna paterna? Allora, è meno accanita rispetto a come era in vita, eh? La vedo un po' più indebolita, quindi anche meno battagliera nel dire le cose. Mhm. Cosa vuole dire? Te ne ho date. Che dolcezza. Mm. La vuole una Madeleine col tè? Eh. Non gliela Ciao. dare che poi ingrazza, dice. Eh, Sì. ha capito ancora poco questa, eh? Eh. E il nonno cosa dice? Paterno, che lei non ha conosciuto, che ha fatto fretta ad andarsene da questa qua. Eh. Scusa l'ironia, Barbara, Esattamente. però Eh. ce ne ho date. Eh. Mi è piaciuto tantissimo. Ce ne ho date. Ma lo vedo come una figura un po' subordinata. Uhm, mhmm, un po' che, cercava di farsi andare bene le cose, di farsele più o meno funzionare, ma di fatto dentro di sé poi chiaramente si creava sempre più disagio, più disarmonia. Non so, me lo dà malato, in pigiama, così, no, un po' deperito. Entrambi offriamo una Vic. Ma la nonna, non so, c'aveva tipo il battipanni in mano, no? L'ha messo per terra il battipanni. Ma più o meno, perché adesso dice, vabbè, fa parte dell'educazione, L'hai messo giù oppure no? riferendosi, sì, l'ha messo giù il battipanni, però vabbè, fa parte dell'educazione e a giustificare il comportamento che lei ha avuto. Mm. Mm. Quindi, Cosa insomma, dice? L'ha presa sta Vic o no? Ne ha preso un pezzettino. è così, su di lei al momento è così, cioè, a me sembra che l'abbia presa tutta, ma Bene, la facciamo andare nel portale aureo. sì. Sentiamo il nonno paterno se ha un messaggio e se ha preso la Vic. No, ma io non faccio più la vittima, eh. No, no. Prossima vita io la vittima così non la faccio più. Se puoi, smetti anche tu di farla. Questo dice? Mm, Lo ringraziamo. Portale aureo. mm. Nonna materna. Vic, messaggio, portale aureo. Nonna materna mi sembra un po' meglio, anche se la vedo un po' ansiosa, non so come dirti, no? Un po' anche lei è un po' agitata così, no? E vedo che tipo le stira addosso quello che ha, come a toglierle le pieghette dal vestito. La prende qua sotto al mento, gli dà un buffetto affettuoso così e passa e va. Grazie. Ecco, lei dice grazie però, eh. No.
Nonno materno. Io nonno materno, non lo sto vedendo. Giocava a qualcosa? Ho capito dove sta. Stava tipo in una... Me lo dà su un tavolo, tipo come gioca a carte, intrattenuto con degli amici, in un gruppo di altri uomini. Lo salutiamo. Sì, al momento non credo, sai? Mm. Zia, solo dimmi come lo vedi e la salutiamo. Vedo solo tipo un centrino. Non c'è la zia? Sì, un centrino, ci sono dei riferimenti tipo alla casa, soprammobili, centrino, ehm, come se ci tenesse alla casa. Ecco, mi dà quello, mi fa vedere una zuccheriera di quelle un po' decorate a mano. Mm. La salutiamo. Barbara ha avuto un aborto, c'è una PS, No, 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 non salutiamo nessuno. no. Quanti sono in totale i disincarnati, quindi, che vanno nel portale? 109. Tutti i suoi parenti? Sì, direi di sì. Sì, sì. Ok. Violenze fisiche, violenze verbali, violenze psicologiche, mobbing sul lavoro e compagni, fidanzati che abusano anche di lei in quel senso. Causa esoterica perché è una sola. E il progetto è Diet Coke perché comunque non so dirti, cioè se tu la vedi fuori lei ha anche un aspetto solare, no? Mhm. Gentile, mm, non so come le trovi, accogliente, così, no? Però poi andando più in profondità ci sono veramente delle intossicazioni profonde. Mhm. Diverse appunto relazioni tossiche, diverse ferite, diversi veleni, ecco. Mm. Mhm. Mm. Che lei non vuole dar troppo a vedere, ok? È come se volesse anche un po' mostrare di averle superate, e non è esattamente così. Si presenta qualcuno di queste vite, di questa vita o di altre vite a proposito di questo punto? Ma qualcuno che esigeva soldi da lei, dove lei era piccolina, tipo doveva andare a vendere bambolette, cose del genere, no? Ed esigeva soldi, guadagni. E appunto, se poi non erano sufficienti, la picchiava, no? Se riteneva che non fossero sufficienti. Perché in questo quadro, che ormai è chiaro, si Ma lei ha un inserisce anche la... fratello? Hai un fratello? Sì, Ecco, e una sorella, e un'altra sorella, due sorelle e un fratello. un tuo Una sorella fratello. o un fratello? Un Un fratello che fratello e anche una lui ha sorella. un fratello, il fratello come se anche lui avesse un po' accusato il colpo di sta roba qui. Lo vedo anche lui coinvolto in questo. Cioè supportare quella, la parte istruzione? Quella? No, la parte di vessazione. In ambito sentimentale? Familiare Familiare anche. e Sì. genitoriale? Mm. Chiamiamoli fratello e sorella nel cinema. Mm. Vedo di meno la sorella, vedo di più il fratello.
Come se il fratello fosse più interessato a capire le radici di un proprio malessere attraverso questa sessione. La sorella un po' meno, mi dà proprio una figura più pallida, meno corporea, non so, ecco. Ha una PS la sorella di Barbara? Che domanda. Sì, certo che sì, sì, sì. Ok. Un po' di cause esoteriche. Diabete. Diet Coke proprio, assolutamente, no? È vero. Madò, no, sì. Allergie e intolleranze. Guarda, è proprio interessante sto cerottone che abbiam visto come impianto. Te sai che a volte ci sono questi cerotti che servono per adesso magari lo spiego male, magari ti lo spieghi meglio, per anche un discorso di test, degli allergeni. Mhm. Mh. È come se fosse una cosa del genere, che, applicandolo qui, nella zona proprio del secondo cervello, che io dico sempre che è il primo cervello, no, Intestino. intestino, ehm, le andasse a stimolare queste allergie e intolleranze. E le Ok. conseguenze, tra cui Sta- appunto il gonfiore. Stato generale di infiammazione. Ci sono delle cose da rivedere nell'alimentazione oggettivamente. Mhmm, e poi appunto no, allora perché mi rimanda all'impianto mentale, come se tutti questi spilloni che lei ha, che abbiam visto che sono le antenne, andassero a sollecitare alcuni punti del cervello che sono proprio legati, come se fossero dei pulsanti, che se premuti, danno origine a delle infiammazioni. Quindi uno di questi spilloni fa, pressione proprio su uno di questi tasti qua. Gonfiori, Mh. ritenzioni. Mh-mh. Vabbè, è più o meno già Il detto. cerottone. Sì, sì. Acufene che ha anche delle particolarità a volte. Assomiglia a quando cambi la stazione radio nelle vecchie radio con la manopola, no? Tanto da arrivare a una volta che ha proprio quasi sentito, ha sentito la cadenza di voci umane maschili, non quello che stessero dicendo. È capitato anche a noi in sessione, quindi Mh. Sì, sì, è proprio questo confermo. controllo a distanza, che avviene sia nel sonno, ma anche nella veglia. Per cui, appunto, come ti dicevo, sia trasmettono messaggi che ne ricevono. E quindi a volte lei li riesce proprio a captare non solo, nel cervello, ma proprio anche nell'orecchio. Va bene, ci sono degli impianti nelle orecchie, ricordami. No, no, no. Ok, causa esoterica del fatto che negli anni tutti i comparti della sua vita, quindi il lavoro, il teatro e gli amici, sono andati a calare. Oh mamma mia, aspetta, eh. Cos'è sta cosa? Questa informazione che mi arriva. Che ti è arrivato? Cosa ti Oddio, dice? aspetta, se magari riesci a dare tu un senso a sta cosa. Mi Dimmi. dice che la Diet Coke dal 2019, dal 2020, poi non poteva più essere distribuita. Aspetta, no. Perché a causa di tutti questi disagi che ci sono stati, non c'era più disponibilità di dolcificanti artificiali. Vabbè, questo Non cos'è? so. È però il nome del progetto o è proprio la Diet Coke? Allora, rispetto alla tua domanda, che senso può avere questa roba? Aspetta, fammela capire.
Allora, quindi come se il progetto scelto dalla sua PS fosse già di per sé comunque abbastanza insidioso e pesante. E poi nel corso del tempo è andato ulteriormente ad appesantirsi perché di fatto non poteva più essere nel mercato, capito? Sul Portata mercato, sulla avanti. piazza. Ehm, Sì, non portata capi- avanti, ma sì. Ehm, disponibile. non poteva più avere ragione d'essere. Sì, quindi lei che porta in atto un tale autosabotaggio per cui lei non è più un prodotto sul mercato, ok? Quindi non è più un prodotto sul mercato sentimentale, non è più un prodotto sul mercato lavorativo, non è più un prodotto sul mercato degli studi. Sì, è un annullamento, buon, si annulla il prodotto. Così può funzionare? Sì, come la vedi? Ora che abbiamo visto tutto. Cioè, è un po', so, anche sorpresa, un po', ah, ecco, mi spiego delle cose adesso. Va bene, prima di andare al cluster, diciamo a Barbara una cosa, tanto semplice quanto unica. Lei è una creatrice. Lo sapeva? Non sempre è arrivato così chiaramente dentro di sé questa cosa. Adesso lo sa. Sì, adesso lo sa. Siccome è una creatrice, chiamiamo Gork. Ma Gork non era il personaggio di Nano Nano, non era quello lì, vero? Mi chiamo Gork. Eh sì, è vero. È lui che poi si è suicidato, lì, come si chiama? Robin Williams, no? È vero. Chiama Gork Nano Nano. No, no, dai. Ah sì, Gork, basta. No, perché è arrivato con i bambini vicini. Come con gli regnetti? No. Ah, no, ma non Robin Ah, Williams. scusami, perché No, io ho no, chiamato Gork lui. ci è venuto con dei bambini. Aiuto. Vabbè. Aiuto, via portale, via tutti. I Eh, bambini vanno nel portale aureo, via. Hop. mm. Allora, Gork, sì, perché Gork in maniera così divertente, in maniera simpatica, è l'alieno, un modo così per Mhm. introdurci questa interfaccia, no? Umano-alieno, Bene. senza averne troppa paura. Barbara adesso si avvicina a Gork. Ne ha paura? No, Bene. Andiamo a eliminare comunque, in ogni caso, nel suo corpo emozionale, tutte le emozioni a bassa frequenza. ce n'è. Mm. Ok. Siccome è un'interferenza, lei può farne quello che vuole. Può anche clonarlo. Cloniamo Gork in 1000 esemplari. Mm. Ne riempiamo una piscina di ragni. E adesso lei si fa una nuotata in questa piscina di ragni, programma, consapevole che ognuno è un chip con delle zampe olografiche. Ride. All'inizio si è tuffata con il salvagente, non tanto sicura di sé. Poi vedo che se l'è sfilato, però sempre col nero, anche il costume è nero. Magari poi le diciamo di usare anche altri colori. Mm. Mhm. Perché anche il frigorifero iniziale me lo dava nero. Non so. Sì, vedo che adesso nuota decisamente più divertita. Vedo che ne prende anche alcuni in mano, li fa un po' saltare per aria, altre tipo gioca quasi ad affogarli, con altri li usa come se fossero delle automobiline, sai, un bambino che muove le automobiline così avanti e indietro.
Perché non prova a staccare una gamba, una delle 8 gambe a un ragno? Mm. Questo ragno qua che sta usando come un'automobile si ferma con la mano, con l'altra mano, prova a staccargli dal busto la gamba e vede come dei filamenti. ehm, mm, All'inizio si spaventa e dice: No, ma aspetta un attimo, se qua ci sono i filamenti, lì c'è l'acqua e poi io mi faccio del male. Quindi prima reazione un po' di allarme, agitazione. Cosa? Per Poi dopo, l'elettricità. eh, Siamo in un mondo archetipico, non siamo in un mondo reale. bravo. Infatti lei subito dopo pensa a questo. Mm, esatto. Poi prende altri 2 ragni, li lega con una zampa, uno e una zampa l'altro. Poi altri 2 li lega con le zampe in modo intrecciato, in modo da fare una forma, una stella, un cuore, un quadrato. Poi se ne fa una collana, se la mette, poi se la toglie e la butta. Poi ne piglia un po', ne fa un pacchetto, ci fa un puff, ci si siede sopra, poi si alza, si stufa. L'ha capita la lezione? Eppure è un gioco divertente, dice. Perché lei lo può fare questo gioco? Vediamo cosa ti risponde. Timida, con la domanda. Mm? Un po' con le braccia dietro, come una bimba, un po'. Perché sono io la creatrice di tutto? Braccia fuori, Mm, petto in fuori, pancia in eh. dentro. Se ne va con i suoi amici ragni nel cluster, tutti attaccati come una collana aperta. Ah, ma la collana è interferenza. No, vabbè, lasciamo perdere. Date a Cesare ciò che è di Cesare, date ai pazzi quel che è di pazzi. Chi vuole seguire i pazzi li segua, a me non interessa. Andiamo tutti con questa collana di ragni, 1000 ragni, tutti attaccati uno all'altro, che non saranno particolarmente contenti di essere trattati come oggetti scemi o perline o creazioni, ma sono creazioni. Il grande segreto è che siamo noi capi. Questa è una cosa che hanno cercato di nascondere in tutti i modi, Mm, da sempre. mm, Tutti i modi, tutti. mm. E mi dice anche riguardo a questo di amare di più il suo ciclo mestruale. Mm, Cluster, che, come li vedi? Sì, dimmi, dimmi. no, perché è fonte di potere ed è importante che lei ehm, tolga questo senso di, c'è un po' un senso di colpa legato un po' all'aborto, no? È un po' un senso di colpa, di indegnità, anche è legata un po' a questa situazione di vari abusi precedenti. E quindi è come se la parte genitale e ciò che è legato ai genitali, questa parte intima femminile, incluso il ciclo mestruale, sia visto, non so come dirti, in maniera un po' con imbarazzo, con disagio. Quindi la PS la invita a fare pace, ok? Con tutto questo. Ok, andiamo nel cluster. Sì. Mi ha portato a una enorme porta di frigorifero in cui sono attaccate tutta una serie di calamite. Questi sono i contratti. Via, via tutto. Frigorifero nero, scommetto. Esatto. Calamite nere? Alcune sì, altre invece colorate. Una di queste ha tipo ET sopra disegnato. In effetti il non colore nero può essere elegante in alcuni momenti, ma Barbara, gli occhiali, il vestito, i capelli, l'orologio, sono tutti neri.
Usa il rosso, guarda noi. Usa il giallo, che dovrebbe starti bene. L'azzurro, ti sta bene tutto. Usa anche, non dei colori per forza, insomma, puoi sempre usare dei toni neutri. Qualcuno ha detto che il grigio è il colore del diavolo. Io ho preso settimane. Monica, il grigio è il colore del diavolo? Di Ma Belzebù? perché? No. No, il fumo, credo. Ah, Lo so, non ho idea. va bene. Dimmi, metti un po' più, no, un po' più indietro, un po' più indietro. No, non tua. Marrone, grigio. Ok, sì, per oggi sei tutta nera. Bene, via tutti i contratti. Quanti sono? 2114? Un po' di più, tipo sui quasi 1000 in più. Mm. Ok, sembrano quasi 1000 ragni che si è portata dietro. Bene. Li accoppiamo questi 1000 in più, i ragni, e tutto insieme. Frigo, calamite, e quindi i contratti e i ragni, tutti in un portale definitivo. Oggi si cambia tutto, oggi si gira il timone della barca dalla parte opposta. Si stava veleggiando verso le minchiate, oggi si veleggia verso la creazione pura, la piena consapevolezza di quello che siamo stati e saremo sempre. Trae spunto da un alberello di Natale, perché lì ci sono tutte le palline colorate, ci sono anche i festoni intorno all'albero colorati. Allora vedo che prende spunto da lì. E proprio da questo vedo che crea un ad eternum. E questo ad eternum inizialmente se lo appoggia all'orecchio, tipo come se fosse una conchiglia, Mhm. per ne ascoltarne il suono. E più ascolta e più si sviluppa in grandezza l'ad eternum. Lo sdoppia, proprio come se fosse un processo cellulare, lo divide e ne mette uno nel portale definitivo e uno dove prima stava il cluster. Benissimo, quindi hai fatto tutto. Dobbiamo solo andare all'avatar. Mi viene una creatura con tutti i denti aperti, storti, un mostriciattolino. Mhm. La voglio fare sentire brutta, scrive sul monitor. Mm. Questo però è già il passato, non ci Sì, interessa più neanche come analisi. Quindi le certo. chiediamo di decidere se accettare questo sentirsi brutta e il suo avatar che ha il comando di tutte le sue 2000 rotti vite o di eliminare tutto, creando una nuova condizione. Qua adesso Barbara ha in mano tipo una bacchettina che finisce con una stellina d'argento e vedo proprio che è proprio attraverso l'imposizione di questa bacchettina qua che riesce a condurre tutto quanto dentro il portale definitivo, come con una magia proprio. Adesso sì, è un po' vestita d'azzurro, azzurro ciclamino. Mhm. La vedo soddisfatta. Ha fatto proprio un buon lavoro, si complimenta con se stessa. Presenza di entità eteriche e mentali Mm, dopo questa nuova no, condizione. no, no, Non vedi più assolutamente niente. niente più. No, Il no, no, no. frigorifero nella lattuga non ha più nulla.
Non c'è più il frigorifero, sai? Vedo solo il pavimento. Cagni ne abbiamo? Non più, no, no. Impianti? No, nemmeno. Diet Coke? No, no. Condizioni di schiava? Ricordi mentale di quello che è stato? Beh, mentale non Allora, si lei può mi tanto fa vedere eliminare. come... Esatto, cioè lei mi fa vedere come se avesse scritto un libro. Quindi le informazioni ce l'ha dentro quel libro, però mi fa vedere proprio che è un libro, quindi è distaccato da lei, che lei potrà anche magari andarla a rileggere, Mm. ma non ne subirà più l'azione. Nuova vibrazione, 215 miliardi, consapevolezza, 188%, PS, 47, vite, aspettate, 1227. più o meno la metà, qualcosa di meno, e cervello, 11. però da 7. Ok, c'è un'unica cosa che ti devo chiedere prima del messaggio finale. Esiste la fiamma di Barbara? Allora, adesso me la fa vedere in una donna che secondo me lei ha incontrato, con cui c'è stata una forte affinità, come a dire wow, cioè ho trovato una sorella animica, ok? Ma quella roba lì non vedo realizzabile perché comunque io Barbara la vedo orientata verso gli uomini. Mhm. Quindi direi proprio quella no. La vedo ancora un po' verso un momento per se stessa in cui deve meglio gestire il discorso emozionale, come una specie di reset, ehm, consolidarlo, diciamo così, nel tempo. E poi lei mi porta tipo dentro un teatro, poltrone del teatro, però in questo caso non è lei scusami, sul palcoscenico, perché lei è seduta sulle poltrone, come se un incontro potesse avvenire in quel contesto lì. E quello è un incontro importante, anche se non è una fiamma da subito. Però mi fa vedere, già partono da un buon livello, più di 3. Non era né fiamma né anima gemella quello di cui ci ha detto il nome. No, io lo vedo più come un amico, cioè... Sì, sì, sì. Messaggio finale. Ci piacerà giocare con i colori, al di là del grigio, del marrone, del nero, con tutta la gamma di colori. Mi fa vedere anche dei giochi con le mani, degli elastici, qualcosa del genere. Giochi, forse questi giochi che lei fa con dei bambini, queste interazioni, dove lei si sentirà ancora di più di riuscire a comunicare fluidamente con loro. Non so, anche attraverso il tramite di questi colori. Questi colori che riescono a creare una maggiore sintonia fra lei e i bambini.
Questo è Ah. il messaggio, questa immagine? Sì, perché la vedo proprio in un luogo colorato, tipo che può essere, però quasi i bambini sono piccoli, che tipo può essere un asilo addirittura qua. Va bene, lei come la vedi? La vedo che sorride, la vedo che vuole staccare delle foto, magari solamente un gesto simbolico, come a dire a rimuovere alcuni ricordi un po' invasivi del passato. Mhm. La vedo cambiarsi di vestito, un vestito che valorizza morbidamente le sue forme da donna che io trovo molto piacevoli. Vedo che Bene. si mette lo smalto. Bene, la vedi bene? Tutto bene, quel che finisce bene. E ha inizio la sua primavera, mi dice. Ottimo. Dovrebbe andare nell'emisfero sud, sempre che esista un emisfero. Ciao a tutti.